essere fan di correnti spirituali alternative, paganesimi, neopaganesimi, politeismo, chi più ne ha più ne metta, ma agirle con categorie monoteiste. Ah, ho paura che questo sia un video scomodissimo, però siccome a noi interessa cambiare le cose, se non andiamo a fondo di questa cosetta qua, non ne usciamo mica. Sigla. Come possiamo veramente essere significative e significativi nel cambiamento, se però cambiamo soltanto la parte estetica più superficiale, i nomi delle divinità, qualche pratica sicuramente più carina, eccetera, nelle nostre nuove correnti spirituali o religiose, per chi sceglie di identificarsi in una religione, quando poi però tutto il resto lo manteniamo uguale alla corrente religiosa / spirituale di provenienza? Perché l'oggetto di tutto questo video è proprio l'essere significative e significativi nel cambiamento, e quindi anche l'essere più consapevoli di quello che portiamo avanti, manifestiamo nel mondo e come lo facciamo. Allora, togliamo subito le colpevolizzazioni, ok? Nel senso che lo facciamo tutte e tutti ed è un meccanismo insito dell'essere umano, che non è il fatto che esiste e che ci sia il problema, ma piuttosto il problema è che non lo riconosciamo, allora sì, combina i guai. Quindi se anche tu adesso ti riconosci nel discorso che sto facendo, non è che sto dicendo che tu vali meno, sei sfigata o sfigato, eccetera, eccetera. No, guarda che ci sono passata anch'io. È soltanto che se non mettiamo a fuoco questo meccanismo qui, facciamo esattamente un meraviglioso monoteismo fatto però da tanti nomi di divinità, da pratiche più carine, eccetera, 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 quello che ho detto sopra. Mettiamo a fuoco il principio. Noi siamo state e stati acculturati qui, ora, in quest'epoca, in questo mondo, che ha una sfera culturale particolare ben definita. La sfera della culturalità che tutti dimenticano, invece è fondamentale analizzare, se no non capiamo se ci basiamo solo sul singolo. Di questo ho fatto un video, lo linko in descrizione e qui sopra. Detto questo, questa sfera culturale, per forza di cose, agisce come il liquido con una spugna. Noi siamo la spugna, la sfera culturale è il liquido. Per quanto tu ci puoi mettere delle barriere qua e là, il liquido passa comunque. E per quanto tu a un certo punto della tua vita decidi che non fa più per te, è veramente difficile strizzare la spugna del tutto. Un po' di quel liquido ti resta sempre dentro in misura variabile. Questa variabilità dipende proprio anche da quanto siamo capaci a comunicare su questi meccanismi. Ecco che ne faccio un video, quindi questo video abbia il senso di strizzare meglio quell'acqua piuttosto di far sentire le persone colpevoli. È tricky, è un po' complicato perché? Perché in quell'acqua lì che abbiamo fatto nostra come spugna c'è tutto un bagaglio, non solo di valori, di abitudini, ma anche di emozioni che una volta che sentiamo, che facciamo nostre, è ancora più difficile modificare perché si ancorano proprio su tutti quegli elementi che questa cultura ci ha dato. Quindi quando si vuole cambiare è veramente molto difficile farlo da un giorno all'altro e in maniera così pervasiva. Va lavorato il materiale con pazienza e costanza e bisogna parlare anche delle cose scomode come questa. La teosofia di cui mi occupo è spiritualità della Dea. Per me la spiritualità della Dea non sono sicura di volerla inserire nel macro contenitore paganesimo, per me viene quasi un po' il contrario, ci sono dei paganesimi che possono essere inseriti nel macro contenitore Dea, per molti motivi magari su cui farò un altro video, non adesso. Però l'ambiente neopagano mi è stato vicino e affine e direi compagno di cammino per molti anni nella mia ricerca, insieme contemporaneamente anche a quel po' di New Age con cui ho cominciato quando ero veramente piccina,
e che ancora quindi noto perché ho degli elementi comunicativi di interpretazione anche di quel settore lì. Quindi questo per inquadrare di che cosa stiamo andando a parlare. Non stiamo andando a parlare di altre religioni, macro tradizioni, buddismo, islam, no. Stiamo parlando di quelle correnti che molto impropriamente, tra virgolette, chiamo spiritualità alternativa, un po' quella non mainstream, quella un po' che prende piede oggi come alternativa al cattolicesimo e alle grandi religioni. Bene. Solo che essendo educate ed educati in queste grandi religioni, in realtà il difetto che vedo è di applicare in automatico delle categorie di pensiero, delle pratiche, delle anche movenze fisiche, perché quelle non sono date al caso, hanno tutte senso in una particolare cornice, che però è quella di Dio Padre trascendente. Finalmente, dopo tanti anni, ho capito a cosa è servito studiarmi buona parte quantomeno della mia religione di provenienza, chiamiamola così, e aver dato tanti interessanti esami all'università inerenti alla filosofia delle religioni, perché studiare quelle categorie di pensiero lì permette di essere più consapevoli sull'opportunità di applicarle anche in differenti contesti, quantomeno noi in questo macro insieme di tutto di più diciamo di essere un differente contesto, quindi ci teniamo a questa differenza e quindi dobbiamo differenziare anche il tipo di pensiero. Sì, ma strucca, dai, facciamo qualche esempio, che non sarà esaustivo, c'è da farci un seminario su questo argomento, non un video di 15-20 minuti, un seminario. Il Dio che si offende. Ho trovato addirittura atti di bullismo online su una persona, c'era questa ragazza che aveva scritto questa poesia, non mi ricordo più su quale divinità, e aveva scambiato una parola silvestre per non mi ricordo cosa. C'era venuto fuori un thread incredibile di indignazione di persone che si autodefinivano pagani o neopagani, per cui chissà che terribile offesa a questo Dio. Ecco, allora, posto che non è solo monoteista, in effetti il concetto di un'offesa, no? Di uno sgradimento a una divinità, il modo in cui è applicato in questo caso è molto monoteista, perché io credo che anche la metafora dell'offesa sia qualcosa di molto più elaborato, complesso e che vada a pescare su un'altra idea di limiti e lecito dell'agire umano rispetto alla chiave morale monoteista patriarcale. Il Dio che si offende, geloso, irascibile e che se non lo preghi come vuole lui ti scaglia il fulminazzo è un po' nell'immaginario che ci portiamo avanti noi dall'infanzia. Ma domanda che lascio aperta, siamo proprio così sicure e sicuri che quello a cui noi ci approcciamo abbia lo stesso tipo di livello emozionale di un bambino dell'asilo? E questo si collega anche a un altro dei temi che spesso scivolano dentro, uno enorme, uno proprio difficile da sradicare, la trascendenza della divinità. Il concetto di divinità trascendente si è talmente tanto infilato nella nostra spugna che è uno dei più difficili da scardinare, perché il nostro stesso alzare solo gli occhi al cielo, non dico anche agli occhi al cielo, dico solo gli occhi al cielo, la nostra gestualità di preghiera, cosa significa fare così piuttosto che fare così, piuttosto che fare altri movimenti, no? Le nostre stesse organizzazioni di idee, di pensiero e anche, ascolta un po' questa, ho fatto un video sulla preghiera attiva e passiva, come al solito, link in descrizione e qui sopra. Dove dirigiamo la nostra attenzione quando pensiamo ok, sto pregando? Perché anche lì cambia tutto. È molto probabile che il nostro setting sia quello ancora monoteista. Ma il Dio trascendente monoteista non c'entra questa volta sì, questa volta veramente nulla
con i neopaganesimi, i paganesimi e tanto meno con la spiritualità della dea, che tu la voglia intendere come teosofia o anche in altre tradizioni, proprio per sua natura, per genesi di questa dea. Non può proprio esistere, sono due idee, due paradigmi nati in contesti, cultura, epoche storiche, ma anche capacità di pensiero totalmente differenti. Ecco allora che il concetto di trascendenza, che si aggancia tantissimo però anche al Dio unico, quello che ha la verità e la verità rivelata, anche questa c'entra veramente poco con questi tipi di tradizioni. Ecco che tutto questo si rivela dal mood in cui noi interagiamo, tra tradizioni differenti, tra idee differenti, tra concezioni differenti anche della stessa divinità, perché poi succede anche quello nei neopaganesimi. Mentre c'era Maurizio Bettini che scrisse un piccolo, agevole, adorabile libro, magari che un giorno recensirò, che è Elogio del politeismo, lo spiega benissimo, come una volta non avrebbero proprio capito queste faide, queste guerre, questi scontri e questa idea del il mio Dio ce l'ha più grosso del tuo, e spiega anche molto bene con tutte le categorie di pensiero politeista, quella dell'interpretazio per esempio, del perché il loro mindset fosse differente. Noi invece siamo ancora incastrate lì. Ecco cosa alludevo all'inizio quando parlavo di emozioni. C'è anche proprio tutta questa sfera emotiva che è stata educata a questo tipo di monoteismo trascendente, per cui poi la nuova crociata la facciamo in altri ambiti. Questo è anche un pochettino per un tipo di ricerca che ancora anche qua va discussa e porta delle criticità, che resta tutta su questa sfera qui. Libri, mentale, nozionistica, e invece dobbiamo calarla in qualcosa che quantomeno nella spiritualità della dea, che conosco molto meglio di certi neopaganesimi e paganesimi, è appurata, l'intelligenza analogica, ovvero nel concreto, struca, nella sfera di tutti i giorni del mondo che creiamo nella quotidianità, cosa comporta il concetto che adotto? Cosa comporta l'idea che sposo? Questo è fondamentale. È una delle ragioni per cui tanti ricercatori che sono stati tagliati, accusati perché non si limitano ai libri, alla letteratura storica, tipo Robert Graves, invece avevano aggiunto un pezzo fondamentale, perché la spiritualità non è solo sfera mentale, è anche azione nel mondo. E torniamo sempre lì, il monoteismo trascendente è creato dal pensiero delle separazioni, che non è però solo monoteista, inizia già in certi paganesimi storici, quindi la separazione tra sacro e profano, tra una sfera del mentale e una sfera del corpo, una sfera delle idee e del mondo invece è sensibile. Tutte queste separazioni qui hanno finito nel tempo, naturalmente, forse nemmeno nelle intenzioni di chi le ha create, a sconnettere totalmente questi due mondi. Per cui la nostra ricerca non riesce ad essere significativa nel cambiamento, nella misura in cui non ci rendiamo conto di come si manifesta nella concreta realtà. E la concreta realtà non è fatta solo di invocazioni di altri nomi, di rituali più sofisticati, piacevoli o suggestivi, è fatta anche proprio della capacità di creare mondo, cultura, essere compartecipi della creazione, principio immanente. Lo vogliamo fare un seminario su questo argomento? Ci andrai matta. Ci andrai matta, perché ce ne sarebbe ancora tantissimo da parlare e basterebbe frequentare qualche pagina dei social. Dove cominciamo? Cominciamo proprio dalla cosa che forse quasi nessuna e nessuno di noi ha più voglia di fare, perché ci è rimasto qui nel groppone, riprendendo in mano un po' quella che era la nostra educazione religiosa di provenienza, con un po' di più consapevolezza, guardata un po' più dall'alto, con distacco. Quali categorie mentali organizza quel tipo di conoscenza e quel tipo di devozione. Da lì, quali tipi di emozioni sono state messe in campo, quali tipi di scontri,
di guerre, di relazioni con l'altra, soprattutto comparate. Abbiamo la fortuna di avere delle fonti scritte storiche su alcuni paganesimi, già citato Maurizio Bettini, lui veramente su questo fa un quadro semplice, esile e agevole, ci ho già fatto la recensione praticamente, ma che ci dà un assaggio di quel tipo di mentalità differente. E per chi segue il mio cammino, quello della Dea, le attuali culture che ancora hanno quel tipo di idea, di divinità, che anche là dovrei dire di sacro, che come spiega bene Luciano Perkovic non è sinonimo di divino. E allora abbiamo intanto un paragone attuale o quantomeno verificabili da fonti storiche. E con il paragone di confronto ci possiamo aiutare, soprattutto se non siamo avvezze e avvezzi di concetti filosofici, a entrare dentro all'altra mentalità e a fare questo confronto. È faticoso, intanto perché nessuno di noi è oggettivo, non esiste l'oggettività, scordiamocela questa cosa. Nel momento in cui noi osserviamo una ricerca, un fenomeno, un qualcosa, siamo sempre portatrici e portatori dei nostri valori e di quello che un po' vorremmo, per quanto possiamo essere brave e bravi come ricercatori e ricercatrici. È una cosa che ho visto dai tempi dell'università fino ad adesso. Però, con calma, disponibilità di mettersi in gioco. Sappiamo che in Palio c'è un cambio di paradigma, ok? Quindi teniamocelo lì, la nostra carotina ce la mettiamo lì, paf, nella fronte e la seguiamo. Per questo cambio di noi stesse e noi stessi, e guardate che va sicuro che ne guadagniamo tutte e tutti, cioè stiamo meglio dopo, veramente, e anche il mondo che possiamo produrre. Con questa enorme carotona proviamo a metterci in discussione e non a cominciare dagli altri come facciamo sempre, che può essere soltanto uno specchio. Ok, aspetta, noto questa cosa, non è che la faccio anch'io? E là arriverà la resistenza, perché è sempre così. No, figuriamoci, io no, non la faccio, sono gli altri cattivi, io sono la buona. Questa è un'altra conseguenza del pensiero delle separazioni che bisogna demolire. Dopo un po' capiamo che sì, lo facciamo tutte e tutti. Allora da lì come posso migliorare e vedere altro? Io baso il mio lavoro su questo. Possiamo veramente radicarla questa rivoluzione, ma la facciamo se siamo disponibili non a rimanere nella superficie o sul piano mentale, ma a fondare quelle radici sul serio.